La Juventus ha cambiato tutto: allenatori, moduli, idee, giocatori, persino la propria identità. Eppure, stagione dopo stagione, l'obiettivo è rimasto sempre lontano dalle mani della vecchia signora. Per una squadra come la Juventus non esiste ripartire, non esiste ricostruire con calma, esiste solo vincere, in campionato, in Europa, ovunque. E quando questo non accade, il problema non è un singolo allenatore o un singolo mercato, il problema è più profondo, ed è proprio da qui che nasce questa rebuild. Niente alibi, niente mezze misure, riportare la Juventus dove deve stare, ricostruendo un progetto che torni ad avere un'identità chiara, ambizione reale e una sola ossessione: tornare a vincere. Prima in Italia e poi anche in Europa. Il nostro obiettivo sarà tornare a vincere scudetto e Champions League entro 5 stagioni, e se lo raggiungeremo prima, cercheremo di vincerne quanti più possibile. Ma prima di cominciare vi chiedo di lasciare like e di iscrivervi al canale per supportare il progetto e non perdervi altri contenuti come questo, e non solo. Questa è la rosa della Juventus. È vero, come dicono diversi tifosi di questa squadra, alcuni di questi giocatori non sono a livello della storia di questa società, ma è anche vero che molti altri non rendono al livello a cui potrebbero aspirare. In particolare ci sono 3 giocatori su cui faremo affidamento. Il primo è Khéphren Thuram: fisico, intensità e qualità tecnica. È il giocatore che può dare struttura a tutto il centrocampo, ha corsa, forza, capacità di strappare e allo stesso tempo di giocare il pallone con pulizia. Se questa Juventus vuole tornare dominante, ha bisogno di qualcuno che regga i duelli, imponga il ritmo e faccia sentire il peso della maglia in mezzo al campo. Il secondo è Kenan Yildiz: talento puro, fantasia e personalità nonostante l'età. È uno di quei giocatori che può accendere una partita con una giocata, con un cambio di ritmo o con una decisione improvvisa. Il suo potenziale è enorme, ma il vero obiettivo sarà trasformarlo da promessa a leader offensivo, uno su cui costruire il futuro della Juventus. Il terzo è Dusan Vlahovic, il centravanti su cui questa squadra deve appoggiarsi: potenza, presenza in area e fame di gol, ma anche la necessità di trovare continuità e centralità nel progetto. Se la Juventus vuole tornare a vincere, ha bisogno di un numero 9 che faccia la differenza nei momenti decisivi, e Vlahovic ha tutto per esserlo, e dalla Fiorentina l'ho ampiamente dimostrato. Il modulo a cui ho pensato e che credo possa far rendere al meglio questi 3 elementi è un 4-2-3-1 discretamente offensivo in fase di possesso. L'idea è chiara fin dall'inizio: il fulcro del gioco sarà Vlahovic, un attaccante che non dovrà limitarsi a finalizzare, ma che avrà anche il compito di legare la manovra, creare spazi e portare via uomini, permettendo ai 3 giocatori alle sue spalle di inserirsi con continuità. Ovviamente quando il pallone arriverà in area dovrà essere lui il riferimento principale per concretizzare il lavoro della squadra. Alle sue spalle agirà un fantasista, ai lati invece la struttura offensiva cambia. Da una parte un'ala che rientra sul piede forte, Yildiz, per il quale credo che questo sia il ruolo migliore possibile, capace di accentrare il gioco, creare occasioni e cercare la conclusione. Dall'altro un attaccante laterale più disciplinato, chiamato sia a concludere, ma soprattutto a garantire ampiezza e profondità, allargando la difesa avversaria. Il centrocampo verrà retto da una coppia composta da regista e centrocampista centrale, con compiti ben distinti. In difesa invece uno dei 2 centrali avrà il compito di far partire la manovra offensiva, gestendo il primo possesso e l'uscita palla, mentre l'altro si concentrerà principalmente sulla fase difensiva, garantendo copertura ed equilibrio. In fase di non possesso il sistema cambia volto, ma senza snaturarsi. Il fantasista darà una mano al centrocampo, abbassandosi tra le linee, mentre i 2 centrocampisti scenderanno sulla linea dei mediani, creando uno schermo davanti alla difesa. Anche le ali collaboreranno, ripiccheranno per aiutare i terzini e rendere la squadra più compatta. A livello di istruzioni di squadra l'idea è piuttosto semplice: sfruttare l'ampiezza del campo, giocare larghi, muovere il pallone negli spazi con pazienza, senza forzare la conclusione, ma cercando di portare il pallone dentro l'area per creare occasioni davvero pulite. In fase di non possesso chiede un pressing a tutto campo, ma con intensità medio-alta. Sicuramente non un gegenpressing forsennato, perché l'obiettivo è restare ordinati e lucidi. Ci sono poi alcuni compiti individuali fondamentali. Il terzino sinistro dovrà stare più largo, crossare dalla linea di fondo e inserirsi con maggiore frequenza, diventando una soluzione offensiva aggiuntiva. Dall'altra parte invece al terzino destro chiedo di evitare le sortite in avanti, anche perché la sua fascia sarà già occupata dall'attaccante laterale. Il regista di centrocampo infine dovrà mantenere la posizione, con meno inserimenti e meno libertà offensiva. Il suo unico compito sarà dare ordine alla manovra senza togliere equilibrio alla squadra. Alla punta invece concedo massima libertà di movimento, perché dovrà essere lei a trovare autonomamente lo spazio ideale per supportare la manovra o rendersi pericolosa, muovendosi su tutto il fronte offensivo. Direi che a questo punto possiamo davvero dare il via al mercato e addentrarci dentro la prima stagione alla guida della vecchia signora. In questo primo mercato l'unico obiettivo che mi sono posto è stato di liberarmi di tutti quegli elementi che, per qualità o per età, non erano più adatti alla Juventus. E non sono stati pochi. Kostic e Jaló lasciano la squadra e volano in Arabia Saudita, destinazione Al-Ettifaq. Dal punto di vista economico guadagniamo poco più di 5 milioni complessivi, ma il vero vantaggio arriva da risparmio sugli ingaggi di entrambi. Arthur, invece, vola in Francia a Lille per una cifra vicina ai 10 milioni. Non ha mai realmente dimostrato di essere a livello richiesto per questa maglia e davanti a un'offerta comunque discreta
non aveva senso tirarsi indietro. Infine salutano anche Timothy Weah e Alberto Costa, entrambi direzione West Ham per 18 e 19 milioni e mezzo. Parliamo di giocatori che avrebbero potuto avere del potenziale, sì, ma non del tipo di profilo che sarebbe stato davvero utile per il progetto che avevo in mente. In entrata invece non arriva nessuno. Una scelta forte ma voluta. Sono sicuro al 100% che la rosa attuale possa competere per il campionato anche senza intervenire sul mercato. Se nel corso della stagione mi renderò conto che serviranno più rotazioni o qualche rinforzo mirato, allora interverremo nel mercato invernale. L'obiettivo principale però è un altro: rilanciare giocatori come Locatelli, Cambiaso, Bangula e Nico Gonzalez, elementi che, secondo me, sono stati giudicati troppo frettolosamente e che possono dare molto di più. I primi mesi della stagione 2025-2026 confermano pienamente le mie aspettative. La squadra rimane imbattuta nelle prime 17 partite tra campionato e Champions League, collezionando anche risultati di grande spessore. Il pareggio ad Anfield in una partita complicata e sofferta dimostra che sappiamo reggere anche sotto pressione e difenderci nei momenti difficili. La vittoria contro il Napoli a Torino invece è una vera dimostrazione di forza, un segnale chiarissimo lanciato al campionato. La Juventus è tornata. L'imbattibilità prosegue anche nei mesi successivi e la squadra gira alla grande. Pochi gol subiti, tanti segnati e in diverse occasioni prestazioni da grandissima squadra. La striscia si interrompe soltanto contro il Milan a San Siro, una sconfitta per 1-0 che però non ci scoraggia, perché subito dopo torniamo a macinare punti. E a proposito di Milan, in Coppa Italia al terzo turno arriva una delle partite più incredibili della stagione. A Torino umiliamo i rossoneri con un clamoroso 8-0, una gara semplicemente perfetta da parte di tutti. Così come incredibile è stata la sfida contro il Manchester City, una partita decisamente più equilibrata, ma che riusciamo a portare a casa grazie al gol di Koopmeiners al minuto 86, nel momento più delicato. Ed eccoci quindi a gennaio, con il mercato che si riapre. A questo punto ho fatto le prime valutazioni ed ho preso le mie decisioni. Milik, appena recuperato dall'infortunio, viene immediatamente messo sul mercato e alla fine vola anche lui in Arabia per poco meno di 1 milione. Rugani invece viene ceduto ai Wolves per 1 milione preciso, nulla contro il giocatore, ma le rotazioni avevano bisogno di un profilo più affidabile. Infine c'è McKennie, una delusione continua nei primi mesi di stagione e davanti all'offerta da 10 milioni del Newcastle non ha avuto alcun dubbio, era il momento giusto per separarsi. Mentre per quanto riguarda gli acquisti, il primo è Facundo Torres, arrivato per 16 milioni e 750 mila euro. Un giocatore offensivo, tecnico, rapido, capace di giocare su più zone del campo e di dare imprevedibilità alla manovra. Non è una star, ma esattamente quel tipo di profilo che mancava, uno che può saltare l'uomo, creare superiorità e garantire alternative offensive senza togliere equilibrio alla squadra. Il secondo acquisto è Isaac Ian, pagato 35 milioni e mezzo, un investimento a dir poco importante ma mirato. Serviva un difensore solido, fisico e aggressivo, uno che pensasse prima a difendere e a dare sicurezza al reparto. Ian arriva proprio per questo, portare ordine, forza nei duelli e affidabilità, diventando il pilastro difensivo su cui costruire tutta la stagione, l'alternativa perfetta sia a Gatti che a Bremer. La stagione prosegue a grandi passi e la Juventus continua a marciare con grande continuità in ogni competizione. L'unico vero passo falso arriva ancora una volta a San Siro, questa volta contro i nerazzurri che si impongono per 1-0 proprio come avevano fatto i cugini qualche mese prima. Ed è un peccato perché il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma il gol di Bonnini nei minuti di recupero del secondo tempo ci costringe a tornare a casa a mani vuote. Di tutt'altro peso invece la vittoria in trasferta contro il Chelsea, un successo fondamentale che, sommato al 2-0 dell'andata, ci permette di superare gli ottavi di Champions League e di continuare il nostro percorso europeo. Negli ultimi mesi però arriva qualche sconfitta di troppo in campionato, come quelle contro Lazio e Napoli, e anche a Champions League le cose non vanno esattamente come mi aspettavo. Dopo il pareggio dell'andata dei quarti di finale giocato a Torino contro il Barcellona, al ritorno cadiamo per 1-0 con i blaugrana che trovano il gol decisivo nel secondo tempo grazie a Yamal. In compenso però il cammino in Coppa Italia è straordinario, raggiungiamo la finale e contro l'Inter giochiamo una partita di altissimo livello, equilibrata e combattuta, decisa soltanto all'82esimo minuto dal gol di Kefren Thuram che fissa il risultato sul 2-1 in nostro favore e ci consegna il trofeo. E dopo un campionato praticamente perfetto, eccoci davanti alla classifica finale della Serie A. Vinciamo il campionato con 92 punti, ben 14 in più della Roma, che chiude al secondo posto, con Inter e Napoli subito dietro. Sorprende il Como, che riesce a qualificarsi per l'Europa League, ma stupisce ancora di più il Lecce, che l'anno prossimo giocherà addirittura in Conference League, un risultato davvero incredibile. Come potete vedere da questa schermata, tutta la squadra ha mantenuto livelli altissimi per tutta la stagione, giocando quasi sempre molto bene. Sono pochi i giocatori che hanno deluso le aspettative e il prossimo mercato servirà soltanto a migliorare in alcuni reparti specifici. Detto questo, ci sono 3 giocatori che hanno brillato più degli altri. Il primo, ovviamente, è Kenan El-Diz, autore di una stagione straordinaria da 50 presenze con 18 gol e 14 assist. Decisivo in tutte le competizioni, ha dimostrato ancora una volta di poter essere la stella capace di illuminare questa squadra nei momenti chiave. Con lui, ma sull'altra fascia del campo, ha brillato anche Nico Gonzalez. Per lui parliamo di 47 presenze stagionali, condite da 11 gol e addirittura 24 assist per i compagni, che confermano come
questo ragazzo possa e debba rimanere al centro del progetto di questa Juventus. Infine voglio premiare anche Vasilije Azic. Il giovane trequartista montenegrino ha spesso giocato come riserva ai Cop Miners, ma nonostante questo ha messo insieme numeri di livello assoluto. Sono state infatti 53 le presenze stagionali, con 19 gol segnati e 11 assist, accompagnati da una media voto decisamente oltre il 7. Un giocatore davvero interessante che potrebbe diventare fondamentale sulla tre quarti nel prossimo futuro. Ed eccoci arrivati al mercato della seconda stagione, un momento fondamentale per capire che direzione prendere dopo un'annata praticamente perfetta. Ci sono due giocatori che, nel corso della prima stagione, alla guida di questa squadra, non mi hanno convinto fino in fondo e sono Douglas Luiz e Lloyd Kelly. Il primo lascia la Juventus e si trasferisce a Leicester per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, mentre il secondo vola anche lui in Inghilterra, ma a destinazione Tottenham per 12 milioni. Ma non sono stati gli unici a salutarci, perché davanti ai 41 milioni e mezzo offerti dall'Atletico Madrid per Kalulu, non sono riusciti a dire di no. Il francese è senza dubbio un giocatore di altissimo livello, ma nel ruolo di terzino destro non mi ha mai convinto del tutto, mentre come difensore centrale, per gusti personali, tendo a preferire profili più alti o più fisici. In un progetto che vuole continuare a crescere, anche queste scelte fanno parte del percorso. Il primo acquisto comunque è Josip Stanisic, arrivato per 26 milioni e mezzo, un difensore estremamente affidabile, capace di giocare sia da centrale che da terzino, intelligente tatticamente e sempre pulito nelle scelte. Non è il classico difensore appariscente, ma uno di quelli che danno equilibrio, continuità e solidità a tutta la linea difensiva, esattamente quello che serviva per alzare il livello del reparto. Il secondo acquisto è Guela Doué, pagato appena 9 milioni e 750 mila euro, un'operazione intelligente perché parliamo di un giocatore duttile, fisico e che può coprire più ruoli sulla fascia destra e adattarsi anche da centrale. Non arriva come titolare fisso, ma come profilo utile, moderno e capace di garantire rotazioni di qualità senza abbassare l'intensità della squadra. Il terzo acquisto è Hicham Boudaoui per una cifra di 17 milioni, un centrocampista completo, dinamico, con grande intensità e capace di coprire tanto campo. Può giocare davanti alla difesa o da centrale, portando equilibrio, corsa e polizia tecnica. È il classico acquisto che non fa rumore, ma che diventa fondamentale nel corso di una stagione lunga e piena di impegni. L'avvio della stagione 26-27 è estremamente positivo e la Juventus dimostra subito di aver mantenuto continuità rispetto all'anno precedente. I risultati arrivano con regolarità, sia in campionato che in Champions League, e la sensazione è quella di una squadra sempre più matura. Il pareggio in trasferta contro il Barcellona, arrivato al Camp Nou, è uno di quei risultati che pesano più di una vittoria. Andiamo in vantaggio immediatamente, soffriamo quando serve e portiamo a casa un punto meritato contro una delle squadre più forti d'Europa, dimostrando personalità e solidità anche in un contesto difficilissimo. Ancora più significativa è la vittoria a Napoli in uno stadio storicamente complicato. Il 2-0 al Maradona è una prestazione completa, fatta di controllo, qualità e cinismo nei momenti chiave. Segniamo nei momenti giusti, concediamo poco e portiamo a casa 3 punti pesantissimi, che confermano come questa Juventus sappia non solo dominare, ma anche colpire con freddezza quando la partita lo richiede. In generale, questi primi mesi raccontano di una squadra consapevole dei propri mezzi, capace di gestire le partite importanti senza perdere equilibrio e sempre più convinta di poter essere protagonista su tutti i fronti. Il periodo tra fine novembre e dicembre rappresenta uno snodo fondamentale della stagione, perché è proprio qui che la Juventus dimostra definitivamente la propria solidità mentale. Arrivano vittorie su vittorie ed in Champions League arriva un'altra prova di forza contro il Bayern Monaco. Il 4-1 allo Stadium non è solo un grande risultato, ma una prestazione di altissimo livello contro una delle squadre più forti d'Europa, una di quelle serate che fanno capire quanto questa Juventus sia cresciuta anche a livello internazionale. Il mese di dicembre prosegue su ritmi altissimi tra campionato e coppe, superiamo con autorità le partite di Serie A, gestendo bene le rotazioni, e in Supercoppa affrontiamo prima il Napoli e poi l'Inter in due sfide tese e spettacolari. Contro i nerazzurri in finale serve andare oltre i 90 minuti, ma la squadra resta lucida anche nei supplementari e porta a casa il trofeo con una vittoria per 3-2 che certifica carattere, profondità della rosa e capacità di colpire nei momenti decisivi. Tra gennaio e marzo la stagione entra in una fase più complessa, fatta di partite ravvicinate e di risultati da gestire con attenzione. In Champions League affrontiamo Lipsia e Slavia Praga, ottenendo risultati utili che ci permettono di restare pienamente in corsa, senza partite spettacolari ma con una buona gestione complessiva. Anche in campionato continuiamo a raccogliere punti, pur senza sempre dominare le gare. A febbraio arriva però una battuta d'arresto pesante in Coppa Italia. L'eliminazione contro la Roma è una delusione, soprattutto per come matura. Una partita equilibrata, decisa soltanto nei minuti di recupero. È un risultato che chiude il nostro percorso nella competizione e che obbliga la squadra a spostare subito il focus sugli altri obiettivi. La reazione però arriva in campionato, dove torniamo a vincere con continuità, compresa una vittoria netta contro l'Atalanta che rappresenta uno dei risultati più convincenti di questo periodo. In Champions League il momento chiave arriva agli ottavi contro il Porto. Dopo la sconfitta di misura nell'andata in Portogallo, al ritorno allo Stadium la squadra cambia atteggiamento e ribalta il risultato con un 3-0 che vale la qualificazione. Una partita concreta, affrontata
il modo giusto che ci permette di proseguire il cammino europeo entrando nella fase decisiva della stagione. Il finale di stagione è intenso e richiede una gestione attenta delle energie. In Champions League, dopo aver superato il Porto con un netto 3-0 al ritorno, affrontiamo il Barcellona nei quarti di finale. Ancora una volta, la vittoria per 4-2 allo Stadium ci dà un vantaggio importante, ma ritorno al Camp Nou arriva una sconfitta di misura che chiude comunque il doppio confronto a nostro favore. È un passaggio al turno sofferto, ma portato a casa senza episodi particolarmente favorevoli. In campionato invece il rendimento resta complessivamente buono, anche se iniziano ad arrivare alcuni pareggi che rallentano leggermente il passo. I successi contro Torino, Palermo e Napoli tengono alta la classifica, mentre i risultati come quelli contro Inter, Udinese e Lecce mostrano una squadra meno brillante ma ancora solida. Non sempre si riesce a chiudere le partite, ma il controllo della stagione non viene mai realmente perso. In semifinali Champions League il confronto con il Paris Saint-Germain si rivela complicato. All'andata a Parigi perdiamo 1-0 in una partita in cui soffriamo soprattutto nella gestione del possesso e creiamo poco in fase offensiva. Il pareggio per 2-2 al ritorno non basta per ribaltare il risultato complessivo. Un'uscita amara ma coerente con quanto visto sul campo, che chiude il nostro percorso europeo e lascia alla squadra un ultimo obiettivo da gestire fino in fondo, il campionato. Un obiettivo che viene centrato perché la Juventus chiude nuovamente la Serie A al primo posto, questa volta con 97 punti, precedendo Inter, Napoli e Bologna, al termine di una stagione lunga e impegnativa. Nel complesso abbiamo provato a restare competitivi su tutti i fronti, ma alla fine la squadra ha dovuto accontentarsi del solo titolo nazionale. Il rendimento generale è stato leggermente inferiore rispetto all'annata precedente, soprattutto nella seconda parte della stagione, anche se alcuni giocatori hanno continuato a garantire continuità e peso specifico all'interno della squadra. Su tutti spicca ancora una volta Dusan Vlahovic, che si conferma un punto di riferimento assoluto. La sua stagione si chiude con 48 presenze, 24 gol e 11 assist, numeri importanti che raccontano non solo la sua capacità realizzativa, ma anche il lavoro svolto per la squadra, diventando un elemento centrale nella manovra offensiva. Accanto a lui continua a crescere Kenan Yildiz, che nelle 51 presenze stagionali replica sostanzialmente i numeri dell'anno precedente, chiudendo con 16 gol e 14 assist. Una conferma importante che ribadisce che una parte significativa del futuro di questa Juventus passi anche dai suoi piedi. Nel mercato della terza stagione sono stati soltanto 2 giocatori a lasciare la squadra. Il primo è Doué, che nel corso dell'annata precedente non è riuscito a dare le risposte che ci aspettavamo. Con la possibilità di cederlo a una cifra leggermente superiore rispetto a quella investita per acquistarlo, abbiamo preferito cambiare direzione e puntare su un profilo diverso per questo ruolo. Il secondo è Miretti. Nel tempo ha avuto le sue occasioni per ritagliarsi uno spazio più importante, ma spesso non è riuscito a sfruttarle fino in fondo. Davanti a questa situazione abbiamo deciso di metterlo sul mercato e alla fine si è trasferito all'Al Fateh per poco meno di 9 milioni di euro. In entrata invece il primo acquisto è Javi Rodriguez, per il quale abbiamo investito 33 milioni di euro. È un difensore duttile, capace di giocare sia da centrale che da terzino destro, con buoni tempi di intervento, concentrazione alta e una gestione del pallone affidabile. Non è un giocatore appariscente, ma garantisce solidità, continuità e una lettura difensiva che si sposa bene con il nostro modo di stare in campo. Il secondo innesto è Rodrigo Mendoza, arrivato per 43 milioni di euro. È un centrocampista completo, tecnico, intelligente e con grandi qualità nel primo controllo e nei passaggi, nonché giovanissimo, può giocare in più ruoli in mezzo al campo, dà ordine alla manovra e ha anche la capacità di accompagnare l'azione offensiva. Un profilo giovane ma già pronto, pensato per diventare un punto fermo nel cuore della squadra. Diamo quindi il via alla terza stagione e l'avvio è subito intenso, con il calendario che propone subito una serie di impegni ravvicinati tra campionato e Champions League. In Serie A arrivano risultati nel complesso positivi, con vittorie che permettono alla squadra di mantenere continuità, senza però dare l'impressione di una Juventus sempre dominante. Alcune partite vengono risolte con il minimo scarto, altre con maggiore sicurezza, ma il rendimento resta complessivamente solido. In Champions League, dopo il buon esordio casalingo contro il Marsiglia, il primo vero banco di prova arriva nella trasferta contro il Manchester City. La partita è equilibrata, giocata a ritmi alti e con numeri simili tra le due squadre. Il City riesce a sfruttare meglio i suoi momenti e si porta sul doppio vantaggio, mentre il gol di Azic nel finale tiene viva la gara fino all'ultimo, senza però cambiare l'esito dell'incontro. Il girone prosegue poi senza particolari scossoni, con la Juventus che raccoglie punti importanti e resta pienamente in corsa, confermando una buona affidabilità complessiva, ma anche la sensazione che contro le grandi europee serva ancora qualcosa in più per far davvero la differenza. Tra novembre e l'inizio del nuovo anno il calendario resta fitto, ma la squadra riesce comunque a mantenere una buona continuità di risultati tra campionato e coppe. In Serie A arrivano vittorie importanti contro Atalanta, Fiorentina e Milan, con qualche passaggio a voto fisiologico, mentre in Champions League chiudiamo bene la fase a gironi, mettendo al sicuro la qualificazione senza particolari affanni. Il momento più significativo di questo periodo arriva però a dicembre, nella sfida casalinga contro il Borussia Dortmund, una partita
indirizzata subito nel modo giusto, con il gol lampo di Yildiz dopo pochi secondi, che apre una serata estremamente solida. La Juventus gestisce i ritmi, colpisce nei momenti chiave e chiude con un netto 4-1, trascinata da un Vlahovic decisivo sia in zona gol che nel lavoro per la squadra. Una prestazione convincente che certifica il passaggio del turno e manda un segnale importante in Europa. Pochi giorni dopo c'è spazio anche per la Supercoppa contro l'Inter, una gara più bloccata, meno spettacolare, ma giocata con grande attenzione. Le occasioni sono poche, l'equilibrio regna per lunghi tratti, fino al gol decisivo di Nicolas Gonzalez nel secondo tempo, che ci permette di portare a casa un altro trofeo. Una vittoria di misura, maturata grazie alla gestione e alla solidità, che chiude nel modo migliore un periodo intenso e ricco di impegni. Con l'arrivo del nuovo anno, il rendimento diventa più altalenante, soprattutto il campionato, dove alcune trasferte rallentano leggermente il ritmo. In Europa, invece, il percorso si complica, ma resta sotto controllo fino allo scontro contro il Paris Saint-Germain. Dopo una doppia sfida intensa, il ritorno a Parigi diventa uno dei momenti più alti della stagione. Una partita giocata con personalità ed efficacia, chiusa sul 4-2, che premia la capacità della squadra di colpire anche in un contesto difficile e vale il passaggio del turno. Nel frattempo, anche in Coppa Italia il cammino prosegue senza particolari problemi, permettendoci di restare in corsa su tutti i fronti e di arrivare alla fase decisiva della stagione con ancora tutti gli obiettivi aperti. La parte finale della stagione è intensa e frammentata, con risultati alterni in campionato che non permettono alla squadra di trovare continuità assoluta tra pareggi e qualche sconfitta evitabile. In Europa invece il percorso prende una piega diversa. Dopo aver superato il Bayern nei quarti di finale con una doppia sfida molto equilibrata, in semifinale nell'andata giocata a Manchester vinciamo nettamente 3-1 ed il pareggio del ritorno ci garantisce la finale. Parallelamente però la Coppa Italia diventa il vero obiettivo concreto. Dopo aver eliminato il Bologna in semifinale arriviamo all'atto finale ancora contro l'Inter, una partita tesa, bloccata a lungo, risolta solo nel finale dal gol decisivo che vale il 2-1 e ci consegna il trofeo. La stagione si chiude con la finale di Champions League contro l'Arsenal, una partita bloccata e intensa, terminata sullo 0-0 anche dopo i tempi supplementari, con occasioni e tentativi da entrambe le parti, ma senza che nessuna delle due squadre riesca a trovare il colpo decisivo. Si arriva così ai rigori, dove noi siamo impeccabili dal dischetto, mentre l'Arsenal sbaglia proprio con Rice, uno dei suoi uomini simbolo. È l'episodio che decide la finale e che ci consegna la prima Champions League di questa nuova gestione. In campionato la Juventus chiude comunque ancora in prima posizione con 98 punti, chiudendo davanti a Inter, Napoli e Milan in un campionato dominato dall'inizio alla fine. Nel complesso il rendimento della squadra durante l'anno è stato altissimo, come confermano le medie voto, quasi sempre superiori o comunque vicino al 7 per praticamente tutti i giocatori. A spiccare su tutti è Nicolas Gonzalez, protagonista di una stagione di livello assoluto, 60 presenze complessive, 21 gol e 20 assist, numeri che raccontano il peso costante avuto nell'arco di tutta l'annata. Anche in Champions League ha lasciato il segno, con 9 reti e 3 assist, dimostrando di saper incidere anche nei momenti e nelle partite più importanti. Arriva poi un'ulteriore conferma anche da Dusan Vlahovic, che prosegue nel suo percorso di crescita e chiude la stagione con 23 gol segnati e 7 assist, offrendo un contributo continuo non solo in zona gol, ma anche nella manovra offensiva. Accanto a lui continua a distinguersi Khéphren Thuram, che domina il centrocampo con grande continuità, 62 presenze stagionali, una delle medie voto più alte della rosa, 9 gol e 5 assist, sempre mantenendo un livello di prestazione molto elevato. Con la vittoria della Champions League il progetto raggiunge un traguardo fondamentale. Da qui in avanti l'obiettivo diventa quello di consolidare quanto costruito, continuare a migliorare la squadra e mantenere la Juventus tra le migliori d'Europa. La quarta stagione si apre con un mercato tutt'altro che semplice. Da una parte c'è la richiesta di cessione di Bremer, che almeno ci consente di monetizzare la sua uscita, dall'altra la situazione più complicata di Locatelli, che rifiuta il rinnovo, va in scadenza e finisce per lasciare la Juventus a parametro zero, trasferendosi poi al PSG. A salutare anche Kopp Meiners, dopo una stagione di livello decisamente basso, viene ceduto al Milan per una cifra poco inferiore ai 20 milioni di euro. Bremer invece prende la strada della Premier League e si unisce al Liverpool per 41 milioni, chiudendo così un mercato in uscita che, per motivi diversi, ci costringe a rivedere diversi equilibri della squadra. Il primo onnesto è William Pacho, per cui investiamo 64 milioni, un difensore centrale completo, fisico, affidabile nei duelli e molto solido dal punto di vista mentale. Arriva per raccogliere l'eredità di Bremer e dare continuità al reparto difensivo, garantendo presenza, concentrazione e rendimento costante nelle grandi partite. Al centrocampo arriva invece Hugo Larsson, operazione da 40 milioni, un profilo moderno, dinamico, capace di giocare sia davanti alla difesa che da mezzala, porta intensità, qualità nel palleggio
e soprattutto equilibrio, diventando un punto di riferimento per la gestione dei ritmi e delle transizioni. Chiude il mercato Lazar Samardžić, preso per 20 milioni, un acquisto mirato, pensato per raggiungere tecnica e soluzioni tra le linee, può giocare più avanti o partire da mezzala offensiva ed è il classico giocatore utile per sbloccare partite chiuse grazie alla sua qualità negli ultimi 30 metri. L'avvio di stagione è subito denso di impegni, con una sequenza di partite ravvicinate tra campionato Europa, come al solito, che ci costringe a ruotare e a gestire energie, ma senza perdere equilibrio né continuità nei risultati. Il primo vero snodo arriva con la Supercoppa europea, una partita bloccata e poco spettacolare, decisa più dalla gestione che dagli episodi, ma che ci permette comunque di iniziare l'anno con un trofeo e con sensazioni positive. In Champions League invece il confronto con un avversario di primissimo livello mette in evidenza qualche limite. Restiamo in partita, creiamo anche le nostre occasioni, ma paghiamo la differenza di ritmo e usciamo sconfitti da una gara che serve soprattutto come riferimento per capire dove possiamo ancora crescere. In Serie A arrivano risultati nel complesso positivi, anche se non mancano alcune partite più sporche, legate soprattutto alla gestione delle energie. Il rendimento resta comunque solido e ci permette di rimanere pienamente in corsa. In Champions League il percorso prosegue tra gare equilibrate e spesso decise nei dettagli, mentre in Coppa Italia superiamo senza particolari difficoltà i primi turni, mantenendo l'obiettivo di arrivare fino in fondo. Il primo vero focus arriva a metà dicembre, nella finale di Coppa Intercontinentale contro il Boca Juniors. La partita è a senso unico, perché controlliamo il gioco, creiamo occasioni e non concediamo nulla. Chiudiamo con un netto 3-0 che ci regala un altro trofeo internazionale. Pochi giorni dopo arriva la Supercoppa, con una finale combattuta contro l'Inter. La gara resta in equilibrio a lungo, ma nei momenti decisivi siamo più lucidi e riusciamo a spuntarla ai tempi supplementari. Un finale di anno molto positivo, chiuso con 2 titoli e con la sensazione di una Juventus sempre più solida e consapevole. Il periodo tra gennaio e febbraio è probabilmente più complicato dell'intera stagione e i risultati diventano meno continui. Arrivano alcune sconfitte in Serie A alternate a vittorie importanti, ma la sensazione generale è quella di una squadra che fatica a trovare continuità, soprattutto nelle settimane più dense di impegni. Anche in Europa il cammino è tutt'altro che semplice. La fase eliminazione diretta ci mette subito davanti a partite equilibrate e tese, giocate spesso sul filo dei dettagli. Il focus principale è però la Coppa Italia, che si interrompe bruscamente ai quarti. Contro il Milan giochiamo una partita a senso unico dal punto di vista del controllo, creando tanto e concedendo pochissimo, ma senza riuscire a concretizzare. L'episodio decisivo arriva nella ripresa e ci condanna a un'eliminazione amara, probabilmente meritata per quanto visto in campo, ma che conferma come in questa fase della stagione basti veramente poco per pagare a caro prezzo ogni errore. Nonostante questo la squadra riesce comunque a rimanere agganciata alle zone più alte della classifica e a restare viva in Champions League. Il calendario tra fine inverno e primavera resta ancora molto intenso. In Serie A arrivano risultati alterni ma sufficienti per restare stabilmente in corsa, mentre l'attenzione si sposta sempre di più sulla Champions League, dove ogni dettaglio inizia a fare la differenza ancora di più. All'andata in casa giochiamo una partita estremamente compatta, concedendo poco e colpendo nel momento giusto. L'1-0 è un risultato prezioso, costruito più sulla solidità che sul dominio. Al ritorno in Inghilterra la gara è ancora più chiusa e sofferta, ma lo 0-0 finale basta per eliminare una delle squadre più forti. Nei quarti il livello si alza ulteriormente contro il Bayern Monaco. L'andata allo stadio è una delle migliori prestazioni stagionali. Partita controllata, pochi rischi e un 2-0 che indirizza la qualificazione. In Germania scegliamo una gestione più prudente, accettiamo il pareggio e chiudiamo il discorso senza mai dare la sensazione di perdere il controllo. Il calendario resta fitto anche dopo, ma la sensazione è chiara. La squadra ha imparato a soffrire quando serve e a colpire nei momenti giusti. La parte finale della stagione scorre via su ritmi altissimi. In Serie A continuiamo a macinare punti con continuità, alternando partite più sporche a vittorie nette, mentre in Champions League il livello sale progressivamente turno dopo turno, contro avversari sempre più strutturati e difficili da affrontare. In Europa, nelle semifinali, affrontiamo il Tottenham e la vittoria per 3-1 allo Stadium ci consente di accettare con serenità la sconfitta col minimo scarto a Londra. La finale Champions League contro il Porto è la sintesi perfetta della nostra stagione. Non è una gara spettacolare, ma è una finale vera, bloccata, nervosa, decisa da un singolo episodio. L'1-0 finale ci consegna una vittoria pesantissima, costruita con pazienza, attenzione e sangue freddo, confermando una Juventus capace di vincere anche quando non domina. In campionato però arriva anche la grande beffa. Lo scudetto ci sfugge per un solo punto, con l'Inter che chiude davanti a tutti a quota 96. È stato un campionato giocato testa a testa fino all'ultima giornata, un duello continuo, logorante, in cui ogni dettaglio ha fatto la differenza e che alla fine ha premiato i nerazzurri, capace di reggere meglio la pressione nel momento decisivo. Si chiude così una quarta stagione bellissima sotto molti aspetti, ma allo stesso tempo durissima da digerire sotto altri. Una stagione che comunque conferma definitivamente il livello raggiunto da questa squadra. Siamo solidi, maturi e capaci di reggere le partite pesanti e ormai una presenza stabile tra le grandi d'Europa. In questa annata però emergono chiaramente 2 protagonisti sopra tutti gli altri. Il primo è senza alcun dubbio Dusan Vlahović, autore di una stagione straordinaria sotto ogni punto di vista. 50 presenze complessive, 33 gol e 11 assist, sempre decisivo, sempre coinvolto, sempre al centro del suo gioco offensivo, leader tecnico ed emotivo di questa Juventus. Accanto a lui brilla anche Andrea Cambiaso, che
disputa una stagione di altissimo livello, e 55 presenze serve ben 13 assist ai compagni, risultando solidissimo in fase difensiva, ma allo stesso tempo costante e pericoloso nelle sue discese offensive. Una presenza continua, affidabile e completa, impreziosita anche da una rete che non guasta mai. Ora, dopo una stagione così intensa, la sfida diventa una sola: non fermarsi, continuare a crescere, continuare a migliorare, trasformare questa Juventus in una squadra capace non solo di arrivare sempre fino in fondo, ma di vincere ancora di più. E per farlo, nel mercato estivo della quinta stagione, iniziamo a liberarci di alcuni giocatori arrivati ormai a fine ciclo. Gatti saluta Torino per unirsi al Barcellona, in un'operazione da 35 milioni di euro più eventuali clausole. Boudaoui invece vola al Tottenham per 10 milioni, mentre Facundo Torres segue la strada dei petrodollari e si trasferisce all'Al-Faiya per 10 milioni e mezzo. Scelte dolorose ma necessarie, perché questo progetto non può permettersi di restare fermo, deve continuare a evolversi e crescere. Partiamo in entrata dalla difesa, dove arriva Fabio Chiarodia per appena 12 milioni e mezzo. Un investimento intelligente perché è giovane, già pronto, un mancino naturale e capace di giocare sia da centrale che sul centro-sinistra. Non è un colpo da copertina, ma esattamente quel tipo di difensore moderno che cresce stagione dopo stagione e ci garantisce solidità immediata e margine enorme per il futuro. Sulla tre quarti destra invece alziamo il livello con Flavio Goncalves. È un giocatore tecnico, dinamico, capace di legare il gioco e di incidere tra le linee, ma anche di partire largo quando serve. Costa 30 milioni, ma rappresenta un profilo perfetto per dare qualità, imprevedibilità e continuità alla nostra manovra offensiva e raccogliere in futuro l'eredità di Nico Gonzalez. Chiudiamo con Ezequiel Banzusi, il vero colpo strutturale del mercato. Centrocampista totale, fisico, intenso, sempre presente nelle due fasi, molto simile a Thuram. Non è solo quantità, ma anche intelligenza, tattica e personalità. Per 30 milioni ci portiamo in casa un perno su cui costruire il centrocampo del presente e soprattutto delle prossime stagioni. La nuova stagione si apre subito con segnali importanti tra Supercoppa europea e prime giornate di campionato, in cui la squadra parte con il piede giusto, mostrando continuità e solidità e la fiducia che nasce dal percorso dell'anno precedente. Non è tutto perfetto, qualche passaggio a vuoto arriva, ma l'impressione generale è quella di una Juventus ormai matura. Il primo vero focus arriva proprio in Supercoppa UEFA contro la Roma, una gara bloccata e intensa giocata sul filo dell'equilibrio, dove contano più la pazienza e la lucidità che la frenesia. La Juventus controlla, concede pochissimo, alla lunga trova il colpo giusto, portando a casa il trofeo con una prestazione concreta, da squadra che sa come vincere certe partite. Nel resto del periodo il calendario scorre in modo positivo, buone risposte in campionato, un approccio convincente in Champions League e la sensazione che la squadra stia costruendo le basi giuste per affrontare una stagione lunga. Il calendario di campionato e Champions scorre poi in modo piuttosto solido. Successivamente in Serie A arrivano diverse vittorie convincenti, alternate a qualche passaggio a vuoto, ancora una volta, soprattutto in trasferta, ma la sensazione è quella di una Juventus sempre dentro le partite e raramente in difficoltà vera. Anche in Europa il cammino procede con continuità, senza esploit clamorosi, ma con prestazioni ordinate che tengono aperti tutti gli scenari. Il mese di dicembre diventa però centrale. Prima la Supercoppa italiana, vinta contro l'Inter, una gara intensa e equilibrata, risolta ancora una volta con lucidità nei momenti decisivi. Poi arriva la Coppa Intercontinentale e qui la squadra cambia completamente passo contro l'Al-Hilal e dominio totale. Una partita a senso unico che si chiude con un netto 5-0 e che mostra la versione più brillante e offensiva alla Juventus, capace di colpire in tanti modi diversi. Si chiude così una prima parte di stagione estremamente positiva, non perfetta ma matura. Il nuovo anno si apre con un calendario impegnativo e una sequenza di partite che mette alla prova la tenuta complessiva del gruppo. In campionato continuiamo a produrre gioco e occasioni, ma iniziano ad arrivare anche alcune sconfitte pesanti, soprattutto contro avversari diretti, che rallentano la nostra corsa e rendono la lotta al vertice ancora più complessa. In mezzo ai risultati convincenti si alternano a prestazioni meno brillanti, dando la sensazione di una squadra forte ma non sempre continua. I focus negativi arrivano proprio negli scontri più delicati. Prima la trasferta contro l'Atalanta, una partita in cui produciamo più degli avversari ma veniamo puniti nei momenti decisivi, subendo una sconfitta che lascia l'amaro in bocca. Poco dopo arriva anche il passo falso contro la Roma, un'altra gara equilibrata e bloccata, decisa da un singolo episodio, che conferma come in questa fase basti davvero poco per compromettere il risultato. Una sequenza che non cancella quanto di buono fatto, ma che lancia un segnale chiaro: per restare in corsa su tutti i fronti servirà a ritrovare continuità, lucidità e quella solidità che nei mesi precedenti ci aveva permesso di fare la differenza. L'ultima parte della stagione è segnata da un calendario sempre più fitto, con la squadra impegnata su tutti i fronti e costretta a gestire energia e pressione. In campionato continuiamo a raccogliere punti importanti, pur senza un rendimento sempre brillante, tra partite controllate, qualche pareggio sofferto e qualche passaggio a vuoto, che conferma l'alto livello degli avversari. Il primo vero spartiacque arriva in Champions League contro il PSG. Dopo un'andata complicata, al ritorno allo stadium la squadra cambia passo, partita solida, ordinata, giocata con grande lucidità, chiusa con un netto 3-0 che ribalta il discorso qualificazione e ci porta in semifinale. Una vittoria pesante che certifica la crescita del gruppo in ambito europeo. Nel frattempo arriva anche la finale di Coppa Italia contro la Roma, una gara a lunga attesa che si chiude sul 2-2 anche dopo i supplementari. Ai rigori però riusciamo a essere di nuovo precisissimi, al contrario dei nostri avversari, e il trofeo
trofeo diventa nostro, dopo un cammino ottimo e diverse dimostrazioni di forza. In Champions il cammino prosegue invece contro il Real Madrid. All'andata, in casa, vinciamo 1-0 in una partita bloccata e molto attenta. Al ritorno, in trasferta, soffriamo ma resistiamo, portando a casa il pareggio che vale la finale. Una qualificazione costruita più sulla maturità che sullo spettacolo, ma non importa. Infatti la stagione si chiude così, con la finale Champions League contro il Newcastle. Una partita intensa e equilibrata, che però vinciamo 2-1. È il punto più alto dell'intero progetto, la conferma definitiva che questa squadra può competere e vincere anche ai massimi livelli europei, dopo aver portato a casa la terza Champions League di fila. A portarci in vantaggio ci pensa Gonzalez, che riceve l'imbucata perfetta di Samardžić, tira di destro e incrocia sul palo lontano, battendo Maignan con una conclusione pulita e chirurgica. I nostri avversari però non mollano e trovano il pareggio con Mastantuono, bravo a farsi trovare pronto sulla ribattuta dopo la traversa colpita da Gilmour. Ma questa è la serata di Nico Gonzalez e lo si capisce subito. Si riprende di nuovo la scena, salta secco il difensore con un dribbling netto e batte ancora Maignan, questa volta col mancino, chiudendo un'azione che pesa tantissimo. E con la vittoria della Serie A, arrivata con 13 punti di vantaggio sull'Inter, si completa ufficialmente la nostra rebuild. Una stagione perfetta che ci consegna anche il triplete e chiude un percorso incredibile, costruito grazie a una rosa che per rendimento e continuità ha semplicemente fatto la differenza. Basta guardare le medie voto, quasi tutti in verde, quasi tutti sopra livelli altissimi. Per questo in questa stagione non c'è un vero MVP. Il premio va a tutti perché tutti hanno contribuito in modo decisivo. Ci sono però dei simboli, dei volti che hanno rappresentato questa squadra dal primo all'ultimo giorno. Dusan Vlahovic ha dimostrato senza alcun dubbio di essere l'attaccante della Juventus. In 5 stagioni ha segnato a raffica, ha lavorato per la squadra, ha fatto quel salto definitivo che serviva per diventare un giocatore totale. Anche quest'anno chiude con 33 gol e oltre 10 assist, confermandosi come uno dei più grandi di sempre. Il Diz invece non doveva redimersi ma confermarsi e lo ha fatto nel migliore modo possibile. È cresciuto tecnicamente, mentalmente e fisicamente, raggiungendo i livelli che gli venivano richiesti, senza mai far mancare il suo apporto. Ogni stagione in doppia cifra per gol e assist, sempre decisivo, sempre centrale nel progetto. Chi invece doveva davvero rinascere era Nico Gonzalez e la sua risposta è stata clamorosa. Alcune stagioni da fenomeno, altre da vero e proprio pallone d'oro, sempre tra i migliori della squadra e come Yildiz sempre in doppia cifra tra gol e assist. Un giocatore che ha inciso in ogni momento chiave di questa rebuild. Infine Khéphren Thuram, che ha preso in mano il centrocampo esattamente come ci si aspettava da lui. Qualità, presenza costante in entrambe le fasi per tutta la durata del progetto. È stato il faro della squadra, l'uomo silenzioso ma solo in apparenza, perché i suoi numeri, stagione dopo stagione, parlano chiarissimo. Alla fine chiudiamo questa rebuild con 18 trofei in 5 anni, tra cui 4 scudetti e 3 Champions League. Una Juventus dominante, capace di costruire le basi partendo dagli uomini già presenti, di rinnovarsi quando serviva e di confermarsi ogni stagione con scelte mirate. E non solo sul campo, perché dopo 5 anni questa è anche una società più forte, più stabile e decisamente più ricca, con un bilancio quadruplicato rispetto all'inizio. Un viaggio incredibile, costruito passo dopo passo fino a riportare la Juventus dove merita. Ma direi che per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto e se così fosse allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi!